Chiamiamo Monica come disincarnato Siddhartha. Vediamo un po', eh. Mi sa che io non riesco a vedere nessuno. Quindi non c'è Mi un arrivano, disincarnato. no, mi arrivano dei fogli, tante pagine scritte fitte. Chiamiamo quelli che l'hanno scritte. Magari uno di questi è Siddhartha. Allora, c'è questo anziano meditatore, mm, al confine con il Pakistan, credo, molto connesso alla natura. Mhm. Come si chiama? Mi dice solo la P puntato. Che lui effettivamente non lavora. Lui non lavora, non fa nulla, quasi esclusivamente medita e poi dopo le meditazioni scrive. Mm, Vedo che è come se esercitasse questa connessione con il sistema solare, con le piante, con gli animali, ehm, con degli umani che però sono magari dall'altra parte dell'emisfero e scrive, eh, come se volesse arrivare ad una morale, ad un sunto, no? Di questa esperienza, Mhm. È lui che scrive di Siddhartha. ma non è l'unico. Mm. Come se in realtà Siddhartha fosse un'energia, Mm. cui hanno dato mm, sostanza tante persone, Mm. come se Chiam- ognuno avesse dato dei contributi e nasce Siddhartha. Chiamiamolo questa energia. Come se a questo punto fosse una specie di credenza, no? Mhm. Eh, È una storia. sì, 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 assolutamente. Quindi è una storia, chiamiamo l'energia del personaggio. Esatto, in cui tante persone hanno creduto, l'hanno costruita proprio, nutrita. Mi viene un'energia comunque di equilibrio, di costanza, ehm, mm, in un tempo infinito, un po' fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Mm, Mi viene un'energia di solidarietà, mm, di equanimità. Un'energia animica. Allora, come posso dirti? Allora, come lo vedo io? Cioè, sì, è un'energia a cui hanno contribuito eh, degli altri umani che avevano l'anima, ok? Mm. Quindi, come posso dirti? È un personaggio costruito da tante persone, ok? E viene quindi nutrito da una serie eh, di sentimenti, di ideologie, eccetera. Però vedo anche come questa sfera energetica che si crea viene anche poi utilizzata da delle entità, Quali? ok?
Per esempio, viene usata da una mantide enorme Mm. che la utilizza proprio per ingannare. Pur non essendo nata a questo scopo, questa sfera energetica, però viene utilizzata anche da queste entità mantide a scopo di inganno, affinché diventi, come posso dirti, una specie di sfera appiccicosa che attrae tutta una serie di persone che credono nella storia di Siddhartha, no? Ehm, rimangono, come dirti, incollate da questa specie di carta moschicida che c'è intorno a questa sfera. Quindi l'energia di queste persone che rimangono incollate va alla stessa mantide. Anni fa ti avevo parlato, Monica, di una persona che era attratta, diciamo, da questi studi, queste filosofie orientali e avevo usato l'espressione cane bastonato. Aveva Mm. l'espressione e l'atteggiamento sempre di un cane bastonato, Mhm. sempre ringraziando con le mani giunte ogni cosa, eccetera. E tu avevi detto sì, è vero, anche io ho avuto questo mio passaggio, o qualcuno che conoscevi, adesso non ricordo. Sì, sì, Da sì, dove viene il cane assolutamente. bastonato? Dalla mantide? Allora, diciamo così che uno dei programmi della Matrix essenziali è quelli di vederci come dei piccoli esseri insignificanti, striscianti, come se noi fossimo degli insetti. Mhm. E quindi che non abbiamo valore, quindi non abbiamo diritto alla felicità e siamo sempre costantemente in debito e in Peccato. posizione di sottomissione. Esatto. Mhm. Quindi, insomma, in tante religioni c'è, come dici tu, il concetto del peccato originale, l'idea del sacrificio, della penitenza, eccetera, no? In questo caso, di queste correnti di pensiero orientali, il tutto è un pochettino più smorzato, però di fatto, la base rimane quella, eh, di soggetti, che rimangono molto sottotono, molto sottomessi, eh, molto poco, che brillano di luce propria. Quali altre entità a volte accompagnano a questo contesto? Ci sono anche dei falconiformi, che è come se facessero vedere, no, che c'è una grandiosità al di sopra. Poi ci sono tutta una serie di entità che sono, diciamo così, del mondo orientale. Beh, falconiformi come l'aquila di Vincenzo, che Sì, apre le ali, è imponente, è incredibile, ma intanto gli nasconde quello che c'è dietro. certo.